Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Ariete, tendenze, grazie, energetiche generali per la seconda parte di ottobre. Amici dell'Ariete, abbiamo il diavolo. Probabilmente qualcuno si sentirà un po', diciamo, ristretto. Quando c'è la carta del diavolo normalmente si parla di un'energia un po' pesante, un po' tossica, un po', ehm, come vi posso dire, di bassa vibrazione. Può anche essere semplicemente rabbia, eh? La tossicità è anche dovuta dalla rabbia, non è necessariamente qualche tipo di situazione super dannosa. Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa vi dicono. Diciamo che sì, può essere un periodo impegnativo per qualcuno, però vediamo come si sviluppa. Quando c'è il diavolo si può anche parlare di qualche tipo di dipendenza, perché normalmente fa riferimento ad una schiavitù che però è volontaria, cioè è come se in realtà è solo un'idea mentale quella di non poter uscire da quella situazione, ok? Yin, carta numero 2, carta di forte femminilità. È una carta di ricettività. La parte yin, in questo caso vi consigliano di ehm, tipo osservare, di fermarvi, di non fare nulla e di osservare, di diventare ricettivi a quelli che sono i segnali che vedete di fronte a voi. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Voi semplicemente prendete i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse proprio risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi trova il mio indirizzo email nella descrizione qui sotto e per quello che riguarda la nuova lettura devo dire che ha riscosso un discreto successo. È piaciuta, nel senso che comunque le informazioni che arrivano sono diverse, sono varie. Mi rendo conto che con la lettura precedente con i mini tarocchi si andasse un pochettino più a fondo, però la differenza sostanziale è che con quella lettura andavo a vedere il movimento energetico più importante per quello che riguarda la lettura in generale, di conseguenza si andava in profondità di un solo argomento, diciamo così. Mentre con questa personalmente mi sembra un po' più completa perché vado a toccare, anche se in generale, però vari settori della vita, insomma. Vedrete che poi andremo a vedere il lato spirituale, il lato dell'amore, il lavoro, l'economia, magari i figli, quindi non so, io la sento un po' più completa, però comunque continuate a scrivermi nei commenti che cosa ne pensate, se riuscite a entrare in sintonia con la lettura, perché per me è importante saperlo. Allora, cominciamo con la carta della stella al centro, abbiamo un asso di coppe, l'imperatrice, abbiamo l'otto di coppe, abbiamo il cavaliere di coppe, il 6 di bastoni, il 9 di coppe, un 10 di spade al contrario e terminiamo con la carta della forza. Dunque, la carta della stella qui parla di un sogno, di un obiettivo, di un desiderio. Vi ricordo che comunque è una carta che parla di una forte femminilità, di una forte ricettività ed è un po' quello che già vedevamo qui con la carta dello yin. Per qualcuno potrebbe essere molto utile far caso ai tipi di sogni che si fanno in questo periodo, perché comunque la carta della stella è collegata con l'attività onirica e con i sogni, sia quelli ad occhi aperti che quelli ad occhi chiusi. E il subconscio comunica con noi proprio attraverso i sogni. Allora, partiamo da quello che è la crescita da un punto di vista spirituale, quello che imparate, insomma, le sfide del periodo. Avete il diavolo, qualcosa appesantisce, vi devo dire. Ma sento che è più una vostra, come vi posso dire, senso di, come vi posso dire?
state bene dove siete fondamentalmente, ok? Sento che molte persone stanno bene, sono proprio appagate lì dove sono. Mm? Qualcuno può anche essere che non voglia muoversi da dov'è, eh, dal tipo di posizione magari che si è presi con qualcuno, e questo qualcuno potrebbe essere inerente a un familiare, diciamo della famiglia di origine per capirci, quindi la famiglia che avete alle spalle, ecco. O potrebbe essere per qualcuno nei confronti di un figlio. Quindi c'è questo tipo di presa di posizione, può anche far riferimento a quello, alla tossicità del diavolo che vediamo, il fatto che vi siete un po' incapponiti, o magari che avete della rabbia per una determinata questione. Sento che è una questione che comunque ha provocato un certo tipo di scompiglio, ha provocato un certo tipo di, se vogliamo, anche insicurezze, ok? Però ecco, vi ricordo che avete anche un asso di coppe, quindi qui si tratta di vedere le cose da un punto di vista dell'amore. Anche se voi avete preso un certo tipo di posizione, non volete spostarvi, avete quell'idea lì, però ecco, aprire il cuore, vedere un attimino le cose da un altro punto di vista senza rimanere fossi... Perché quando c'è il diavolo, ragazzi, qui è l'ego. Io voglio, io so che è così. Io, come vi posso dire, è quello che sì, ho bisogno di dimostrare, ho bisogno di avere risposte, ho bisogno di avere vendetta, anche quello è l'ego, eh. Quindi c'è bisogno, c'è questa trappola, ok? Questa tentazione, se vogliamo, del diavolo, è un po' come se, non so, rielaborate secondo me questo tipo di io voglio o io, ecco. Focalizzatevi di più su quello che è l'apertura del cuore, qui avete un asso di coppe, c'è un nuovo inizio, c'è qualche nuova nascita, nuova idea, può anche proprio essere la nascita di un bambino, perché qui comunque c'è un'imperatrice che fa riferimento a una donna incinta, alla madre, all'archetipo proprio della madre. Anzi, vi dirò, se siete in coppia, è facile che qualcuno qui rimanga incinta in questo periodo, se è quello che state cercando, perché abbiamo due carte assolutamente bellissime, vicine alla carta della stella, che è un po' la carta dei desideri, dei sogni, ok? Ehm, quindi da un punto di vista, diciamo, perché sono già passata all'amore, delle relazioni in generale, sento che l'unica pecca, se vogliamo, è un po' con o chi vi sta dietro, quindi la famiglia di origine, o chi vi sta davanti, o quindi i figli. A livello di partner, coppia, relazione, sento che comunque è un buon momento, è un buon periodo, c'è intesa, c'è comunque, c'è un cavaliere di coppe, c'è un'offerta, ok? È vicino comunque alla carta dell'imperatrice. Quindi qui per qualcuno si tratta di fare il passo successivo, di mettere su famiglia, letteralmente, ok? Però c'è sempre questo diavolo che un po' mi pesa, e fate attenzione anche alle proiezioni che fate in questo senso, ok? Se non fosse quello il caso, nel senso che non volete, o avete già magari famiglia, l'imperatrice fa riferimento alla capacità, se vogliamo, di essere amorevoli e madri di se stessi. Se foste single, ragazzi, cercate di uscire, insomma, ravvivate la vostra vita sociale. C'è il diavolo, quindi potrebbero esserci diverse tentazioni, diverse occasioni, tra le quali direi che una spicca principalmente, avendo sia il cavaliere di coppe che l'asso di coppe che la carta della stella e il 6 di bastoni qui, è facile che inizi un sentimento, magari è anche solo affetto, ok? Però è facile che inizi qualcosa con qualcuno. Mm? Ok, andiamo avanti, andiamo a vedere da un punto di vista lavorativo. Anche qui, ragazzi, sento che si va verso l'espansione, c'è un nuovo inizio. Guardate, quello che mi colpisce è il fatto che le due raffigurazioni siano molto simili. C'è un nuovo inizio, abbondante, ok? Quando c'è un asso di coppe l'inizio è proprio abbondante. Può essere anche un nuovo hobby,
per dire, non necessariamente un nuovo amore, può anche essere una nuova passione, potrebbe anche far riferimento a un incontro, probabilmente, guardate, sento che ci sarà qualcuno, diciamo nel vostro circolo sociale, che vi darà quell'idea, che vi darà quello spunto, ehm, quell'idea vincente, diciamo così, per avere successo nel vostro lavoro. Se sia che siate indipendenti, quindi autonomi, sia che siate dipendenti o che stiate cercando lavoro, guardate, avete la carta del 6 di bastoni che indica il successo, la vittoria, il riconoscimento, molte volte anche i contratti, il 9 di coppe che parla di appagamento, un asso di coppe e la carta della stella che parla di desideri e di sogni. Qui sento fortemente che inizierà qualche nuovo percorso. Ripeto, potrebbe anche essere un hobby che in qualche modo vi darà da guadagnare, vi farà sentire riconosciuti. Sento che in qualche modo, se state aspettando un avanzamento di carriera, potrebbe tranquillamente arrivare, direi prima di Natale. E che altro? Vediamo un po'. Da un punto di vista economico, vi sento bene, non vi sento male, vi sento appagati, vi sento abbastanza in grado di gestire quello che sono le vostre finanze. Non vedo grossi movimenti, nel senso di né grosse entrate né grosse uscite, ma sinceramente, avendo il diavolo, potrebbe essere che abbiate già qualche tipo di rata che un po' vi tiene, diciamo, schiavi, ecco, visto che il diavolo parla di schiavitù. Poi vediamo che altro vi posso dire. Andiamo a vedere, vediamo se mi viene qualche ispirazione in più. Voglio estrarre qualche carta da questo oracolo. Sono 3 mazzetti. Il primo mazzetto, questo qua blu, ci dice qualche cosa inerente alla situazione o sì, la situazione attuale. Sono frasi che potrebbero risuonare con voi oppure no, ma prendetele comunque come fossero uno spunto di riflessione. Perché mi è difficile affermarmi? 6 di bastoni. Arriva il successo, arriva il riconoscimento, arriva quel contratto, riuscirete ad essere ascoltati quando parlerete in pubblico, riuscirete ad essere e a diventare quella persona di riferimento a cui voi puntate. Sarete una guida, sì, una guida. Avrete, ecco, mi sono cadute tutte le carte, ma non importa, le raccolgo più tardi. Bene, andiamo a vedere con il mazzetto giallo quello che potrebbe essere una credenza limitante dietro questa situazione. Perché ho paura di non essere amato, amata. Sapete quando prima vi dicevo che l'ego ha bisogno di sicurezze, ha bisogno di dimostrare, ha bisogno di conferme? Questo è parte del perché ho paura di non essere amato. C'è una sorta di paura del rifiuto probabilmente, o paura di non meritare l'amore. Pensateci, scrivetemi poi nei commenti come e se vi risuona questa cosa. Ok, andiamo a vedere con il mazzetto rosso una frase su cui si può meditare o un'azione da poter intraprendere. Wow, quante! Mi ricordo che i risultati di oggi sono i miei pensieri di ieri. Ah, molto importante questo. E che i risultati di domani saranno identici ai miei pensieri di oggi. Legge di manifestazione, ve lo dico sempre, controllate il modo in cui formulate i pensieri, ok? Perché se io penso che la vita è dura, un domani attirerò una vita dura. Se io ho delle credenze limitanti che mi dicono che la vita è difficile, attirerò una vita difficile. È un po' quello il senso. Poi abbiamo, cerco il desiderio inespresso dietro la mia paura. Il diavolo anche parla di paure, di cose che ci fanno sentire schiavi, bloccati, e la paura è una di quelle cose che contrae. Quindi cercate il vostro reale desiderio, il vostro obiettivo, quello che per voi è importante. Io una cosa che faccio spesso quando mi succede, mi chiedo, se io non avessi paura, cosa farei? Se la paura non esiste, perché di fatto non esiste, cioè nel senso è un qualche proiezione creata dalla mente, no? Dall'ego, appunto.
Quindi fatevi questo tipo di domanda e vedete se date una risposta diversa e poi, insomma, fate le vostre valutazioni. Poi abbiamo, mi rendo conto che quando forzo troppo imbocco una strada più difficile. Quando si insiste su qualche cosa è perché probabilmente non è per noi. Quando questo qualche cosa si allontana è perché o ci sono delle proiezioni, delle credenze limitanti da elaborare per riuscire ad attirare questa cosa, oppure l'universo ha in serbo qualche cosa di meglio per noi, anche se in quel momento noi non ne siamo comunque consapevoli. Ok? Sì, qui sento che è una questione di aumentare la vostra percezione, aumentare, come vi posso spiegare? Perché comunque abbiamo tre carte, tre arcani maggiori con tre donne. Abbiamo il diavolo e abbiamo una carta che parla proprio di femminilità, lo yin. Quindi quello che sento è che qui si tratta di rimettere in equilibrio il vostro divino femminile per certi versi e sarebbe ehm, entrare realmente in contatto con quello che sono le vostre emozioni belle e brutte, accettarle e da lì comportarsi. Se so che una cosa non mi rende stabile, non mi rende sicura, non accettatelo nella vostra vita. Se voi volete creare una vita piena di sicurezze, non accettate nella vostra vita un'energia che non vi dà sicurezze, perché così non create il tipo di realtà che voi volete. È un po' questa la dinamica. È un po' come se l'universo ci mandasse delle prove, no? Di volta in volta. Cioè, hai imparato la lezione? Sì, bene, allora io ti mando di nuovo una persona uguale a quella di prima per vedere se hai imparato la lezione. Se abbiamo capito e magari si rifiuta o si gestisce la situazione in modo diverso da come abbiamo fatto prima, allora si può dire che la lezione si è appresa e la volta dopo sarà diverso. Se invece ci si comporta esattamente come la volta prima e non si capisce, non si va avanti, non si progredisce, si resta in questa trappola dell'ego, non vi preoccupate che la botta sarà più forte della volta prima. Quindi è un po' così che funziona la dinamica del... anche un po' del karma, no? Dello sciogliere il karma, imparare le lezioni di vita, avanzare nel proprio percorso di crescita spirituale personale. E qui sento che voi siete un po' seduti in realtà in questo senso, non state facendo un granché di lavoro. Avete bisogno di riconnettervi con la vostra parte femminile, sento, per, diciamo, essere al top. Andiamo a vedere ancora una carta da parte di questi oracoli. Ok, qui abbiamo la saggezza dei re, dei magi, e parla di chiarezza mentale, che è un po', diciamo, l'opposto, se vogliamo, della carta del diavolo, che parla di contaminazione mentale, di mente offuscata, di anche manipolazioni alle volte. Quindi qui c'è bisogno veramente di entrare in contatto col vostro sé superiore, col vostro sé più intimo, con la vostra parte femminile, ritrovare un po' il contatto con voi stessi per ritrovare la chiarezza mentale. Io sento che siete sulla giusta strada, perché comunque siete in una fase di ricezione, è un po' come se questo periodo vi servirà per raccogliere informazioni. E poi abbiamo libertà. Vi dice di lasciar andare, di andare oltre, di superare certi tipi di attaccamenti, certi tipi di, sì, di attaccamenti. Sento in questo, non lo so perché, ma sento molta rabbia, ragazzi. Sento che qualcuno qui sta provando rabbia per qualche cosa. Probabilmente sento che qua è dovuto a una situazione vecchia, qualche tipo di... perché qui il punto è che non state male, avete un 9 di coppe, ma avete bisogno di quel riconoscimento esterno di cui parla il 6 di bastoni. Vi manca quella persona che vi dica hai fatto bene, sono d'accordo con te, sei sulla giusta strada. Sento che è un po' questo, è come non essere riconosciuto da parte di una mamma, da parte di fortemente una mamma, però per qualcuno potrebbe essere una figura genitoriale in generale o anche una zia, per esempio. Va bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere poi nei commenti che ne pensate, insomma, della lettura. Continuate a dirmi così io capisco e come muovermi.
Vi ringrazio per essere stati qui con me. Se la lettura comunque vi è piaciuta potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare o lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto è sempre ben accetto. Io vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!